Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la voce, ma questo periodo natalizio 2023 non è stato proprio fantastico. Mezza Italia si è beccata una bella influenza. Detto questo, intanto sarà, credo, l'ultimo video del 2023. Vi dico subito che vi faccio dei grossi auguri per un, speriamo, fantastico 2024 e oggi vi faccio vedere un prodotto perché molto spesso ormai facciamo molti video di Power Station, no? E tante volte mi si dice nei commenti che le Power Station sono ancora troppo care, che alla fine non è una cosa così difficile da realizzare perché si tratta di prendere una batteria, attaccarci un inverter, 4 porte USB. Tante volte mi avete detto: ma perché tu che sei bravo non ti metti a costruire una Power Station per far vedere che col fai da te uno magari risparmiando potrebbe anche farsi un accrocchio in casa ma ottenere dei buoni risultati? Lo farei se avessi il tempo, e come ben sapete io tempo veramente è la cosa che più mi manca, ma soprattutto vi ho anche sempre detto che non è solo una questione di prendere una batteria, attaccarci un inverter e otteniamo una Power Station. Le Power Station, soprattutto quelle di qualità, quelle un po' più evolute, hanno tutta una serie di funzioni che sarebbero difficilmente replicabili, non impossibile ma molto difficile. Tornando al tema del fai da te, anche perché molti di voi mi hanno detto: ah, ma io ce l'ho una specie di Power Station, me la sono costruita, una batteria, un inverter. Vero, è un risultato che si può ottenere. E allora oggi vi faccio vedere un prodotto che mi hanno proposto, che non sapevo neanche esistesse. Si chiama Battery Box. La Battery Box è un contenitore dove dentro mettete una batteria e nel coperchio c'è già montato un inverter, delle porte USB, un regolatore solare. Insomma, ci sono un po' di cose che la fanno diventare una specie di Power Station. Un prodotto cinese di una marca che si chiama Lichitti. Questa è la versione da 1000 watt. 1000 watt riferito alla potenza dell'inverter. Esiste poi anche la versione da 2000 watt. Non l'ho presa perché costa già qualcosina in più, ha delle funzioni particolari diverse, ad esempio ha l'applicazione Bluetooth per controllare tutto il discorso della Battery Box e sembra anche fatta un po' meglio. Il prodotto che vediamo oggi è un po' più economico, un po' più semplice, non al Bluetooth, però ha comunque a bordo un inverter da 1000 watt, un regolatore solare che ha dei limiti, poi dopo ne parleremo, ha a bordo già delle porte USB, un'uscita 12 volt, ha già dei cavi, dei connettori, insomma è già una roba che secondo me a qualcuno può interessare. Quindi quando l'ho scoperta l'ho presa, adesso vi faccio vedere che cos'è, com'è fatta, ma chiaramente per completare una battery box ci va una batteria. Oggi vi farò vedere che la morte sua, diciamo, è l'installazione di una batteria LiFePO 4 12 volt 100 Ah, perché anche come dimensioni è il massimo che riusciamo a mettere dentro. Chiaramente il peso di questa battery box con una batteria LiFePO 4 è inferiore alla stessa battery box con una batteria 12 volt da auto al piombo, e anche le prestazioni dell'inverter, la tenuta della batteria e tutto quanto sono rapportate al tipo di batteria che mettete, ma di queste cose ne parliamo poi alla fine. Ora vi faccio vedere questa battery box e poi facciamo un po' di test. Ok, questo è lo scatolone che riceverete. Attenzione perché c'è la possibilità che ricevendolo dalla Cina ci siano dei piccoli dazi da pagare. Quello che vi ritroverete sarà il vostro box, un manuale in inglese con alcune indicazioni, ma niente di difficile, un sacco di accessori che saranno un cavo di connessione con 2 MC4 con un cavo di generosa sezione, bello morbido, non tanto lungo, sarà 40 cm, un cavo di connessione con 2 pinze, tutta roba che profuma di plastica cinese. Poi avremo 2 coperture per i poli della batteria, una cinghia di fissaggio bella lunga, bella robusta con il sistema di blocco, questa bella robusta. Poi abbiamo 2 staffe per fissare la cinghia a un fondo con 4 Parker. Poi abbiamo 4 viti filettate M6 con testa brugola e chiave in dotazione. Questo è quello che riguarda gli accessori. Poi nelle varie buste troveremo il coperchio con tutta l'elettronica del nostro box, il fondo che potrà alloggiare la nostra batteria con una cinghia di fissaggio realizzato in plastica, abbastanza rigida, parte nera, parte frontale con la marca e la nostra scritta Battery Box. Sul fondo non abbiamo piedini antiscivolo, però abbiamo 2 comode maniglie per impugnarla. Mettiamo un attimo da parte il fondo e ci concentriamo sulla parte del coperchio.
Praticamente ci è montato un inverter, ok? Questo è un inverter 12 230 50 Hz da 1200 watt. Quindi tutta questa parte qua, attraverso i cavi di potenza che sono comunque belli grossi e sono protetti in modo abbastanza buono in questa zona, prende potenza direttamente tramite un cavo di massa doppio che c'è qua e tramite i poli negativi che sono giuntati in questa zona, poi protetti, che arrivano direttamente qui all'inverter. Qui sotto arrivano giuntati, ci sono anche dei fusibili. Certo, andare eventualmente a mettere mani non è comodissimo, però questo è. E l'inverter uscirà da questa parte con una presa asciugo, qui c'è una ventola di raffreddamento e qui ce n'è un'altra. Poi cosa abbiamo? Questo che è un regolatore solare, questo qua grigio, non conosciamo bene le caratteristiche ma vediamo se riesco a leggerle. Un regolatore solare che permette tramite questi ingressi laterali che adesso andremo a guardare di fare la ricarica della batteria. Poi cosa abbiamo? Un sacco di connettori che adesso analizziamo. Sulla parte frontale abbiamo un'uscita Power Delivery Quick Charge 3.0, anzi ne abbiamo due identiche, e una presa accendisigari. Qui abbiamo il main switch della batteria, quindi senza armare questo in teoria non funziona nulla, e qui abbiamo un multifunction display con varie modalità e pulsante di accensione e spegnimento. Abbiamo la possibilità di visualizzare il livello della batteria, la tensione in DC, la tensione in AC, i watt in AC, poi modo 1 e modo 2 sono solo le modalità di visualizzazione del display. In modo 1 si switcha manualmente il display, in modo 2 ogni 5 secondi cambia il valore automaticamente. Questo display va a prendere tutti i dati passando da questo cavetto che va all'inverter, e quindi tutta sta roba l'hanno incastrata qua sopra. Noi monteremo il nostro bel coperchio sulla batteria, abbiamo le indicazioni delle uscite USB, dell'uscita DC, dello switch e dell'AC display, accetta batteria GM gel all'acido LiFePO 4, tensione nominale di ricarica 12, 14,6, capacità 80, 100, 120 Wh per le batterie normali, per le LiFePO 4 da 80 Ah a 300 Ah, chiaramente in base alla dimensione. Le sue dimensioni, il suo peso massimo che supporta, si può caricare tramite solare o tramite un caricatore AC o tramite veicolo, tutte le porte, temperatura di funzionamento e accessori in dotazione, null'altro. Quindi una volta chiuso vedremo tutta questa roba qua. In più abbiamo delle connessioni che sono un'uscita a 175 A dove dice attenzione al cortocircuito, poi abbiamo un ingresso uscita da 50 A e un altro ingresso uscita da 50 A. Questo nero è l'ingresso solare da 10 A massimo 45 volt, e qui abbiamo di nuovo un'uscita 50 A uscita ingresso. Perché le chiamo uscita ingresso? Perché questo connettore grigio che potremmo attaccare qua, qua o qua sostanzialmente può dare tensione sulle pinze o può prendere tensione dalle pinze. E poi abbiamo invece il connettore nero, che è l'unico diverso dagli altri, dove possiamo appunto collegare un pannello per la ricarica. Come abbiamo visto, questi si collegano alla batteria, le masse sono tutte comuni, il positivo passa da questo switch andrà quindi ad accendere l'inverter e tutte le varie parti dell'uscita USB. Come è fatto? È fatto insomma abbastanza bene, almeno i poli sono protetti, tranne questo positivo che è rimasto non protetto, però sono protetti quelli intorno. Ci sono dei cavi che passano abbastanza vicini, non dovremmo avere grossi problemi. Queste porte a 12 volt sono protette a loro volta da un fusibile qua sotto che, se parte in qualche modo, si può raggiungere. Tutte queste uscite da 50 A non le useremo mai. L'uscita principale grossa in realtà è sempre ponticellata al negativo e come positivo passa sempre dallo switch. Finché lo switch principale è disabilitato non c'è nessuna porta e nessun collegamento funzionante. Questo fa effettivamente da generale. Poi dopo, una volta armato su quest'altro polo, tutte le porte vengono abilitate, diciamo. Quindi è il momento di procurarci la batteria. Perfetto, ci affidiamo ad un'ottima Power Queen 12 volt 100 Ah.
Come al solito avevamo già provato prodotti di questa marca, troviamo dentro i manuali, anche degli adesivi, tutto quello che serve. Il coperchio superiore della protezione, dove ci ricorda che qua abbiamo le viti e le protezioni per i poli. Per arrivare alla nostra batteria 12.8 volt, 100 Ah, litio ferrofosfato, le solite LiFePO 4, Deep Cycle, batteria di qualità con certificazione ROS, vero marchio CE, un accumulo da 1,2 kW. Questa qui adesso praticamente dobbiamo montarla nel fondo del box, che vuol dire prendere il nostro box, predisporre le cinghie in uscita, le fermiamo un attimo con un pezzo di scotch, se no non riusciamo a calare dentro la batteria. Questo è lo spazio interno utile. Calcolate che come lunghezza abbiamo circa 40 cm e come larghezza sulla parte stretta 15,5, sulla parte larga siamo a circa 22 buoni, anzi tra questi perni siamo a 19,5 tra questi perni, che è la parte più stretta. Tra i due supporti metallici siamo a 18,5. Allora, una batteria come questa Power Queen è 17, ci stiamo giusti, e come lunghezza è 33, quindi siamo giusti. Diciamo che è praticamente la misura massima che può starci dentro. Prendiamo la nostra batteria, la caliamo all'interno. Diciamo che ci sta giusta, addirittura non riesco a metterla perfettamente perpendicolare perché vanno già a toccare gli angoli in questi due punti, però lei comunque dentro ci sta. Liberiamo le nostre cinghie, ora bisogna metterla in sicurezza con questo velcro, quindi lo regoliamo in modo da riuscire a tirarlo per tenerla il più fermo possibile. Ok, la batteria è abbastanza ferma, chiaramente ha un po' di gioco, se dovete portarla tanto in giro magari mettete degli spessori, delle plastiche per non farla viaggiare più di tanto, però così è abbastanza in sicurezza. Ora praticamente dobbiamo liberare i poli, prendere il sacchetto di viteria in dotazione, dove avremo 4 viti per il filetto qua, con anche 2 cappucci di protezione, viti in realtà ce ne servono solo 2, prendere il nostro coperchio della battery box, posizionarlo vicino perché i cavi sono abbastanza lunghi, colleghiamo il positivo alla batteria, colleghiamo anche il negativo, vediamo se non ci sono cose strane, non ci sono. Batteria che arriva in tensione, siamo a 13,12, quindi è bella carica. I cavi ci serviranno poi in un secondo momento. A questo punto si tratterebbe di montare direttamente il coperchio sopra la batteria. Dunque questa parte rimane a filo col coperchio, con la batteria siamo più bassi quindi non dovremmo avere impedimenti, però i cappucci sulle viti mettiamoli lo stesso per sicurezza. Il nostro coperchio dovrebbe andare qua sopra, i cavi sono abbastanza morbidi per consentire di metterli dove non serve e voilà, il nostro battery box è completato. Qui andranno poi le 4 viti di chiusura, noi praticamente potremmo già essere operativi. Allora, display che riguarda l'inverter e main switch che riguarda tutto il resto, quindi diamo tensione, vediamo se si accendono intanto i caricatori. Abbiamo dato tensione, sono partiti gli accessori, ma la parte dell'inverter è ancora spenta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con il main switch armato dovremmo avere già tensione su questo polo, e infatti abbiamo i 13. Dovremmo avere tensione su questi, e abbiamo i 13, tensione su questi abbiamo i 13, tensione su questo abbiamo i 13. Quindi tutte queste connessioni che in realtà al momento possiamo utilizzare solo con questo connettore con le pinze, queste 3 sono in parallelo, ma anche questa, non abbiamo questo connettore in dotazione. Questo servirebbe per avere un'uscita con corrente più alta, semplicemente perché ha i cavi più grossi e il connettore più grosso. Noi per il momento abbiamo solo questi. Se colleghiamo le pinze direttamente ai puntali, vedete che abbiamo i 13 volt anche sulle pinze. Praticamente abbiamo il collegamento diretto qui, come se fossimo sui poli della batteria. La batteria in questo momento mi sta alimentando solo questi, che sono dei comunissimi caricatori. Io ne avevo montato anche uno simile in auto, con una connessione USB tipo A e una power delivery da non si sa quanti watt. La porta Type A mi sta caricando a 2 A sulla porta
porta Type A in modalità carica rapida dalla Type C. Anche qui misurando stiamo invece caricando a 1.7 A sulla Type-C e comunque un semplicissimo caricatore USB. Archiviate le porte USB dovremmo avere 12 volt chiaramente sulla presa accendisigari e poi ci interessa la parte dell'inverter, quindi con lo switch in on accendiamo l'inverter, emette un suono, mi dà la percentuale di carica della batteria, mi dà la tensione di uscita a 231 volt, non abbiamo watt in uscita, una tensione della batteria di 13,3, null'altro, siamo in mod 1 quindi dobbiamo switchare i valori a mano e questo è praticamente il display remoto dell'inverter con tanto di accensione. Colleghiamo una lampadina in uscita, quindi 230 volt che funziona regolarmente, come watt in uscita mi notifica 0, questa è una lampadina da 6 watt che accende regolarmente ma che non riesce a misurare come consumo. Prendiamo la solita pistola termica, allora partiamo molto cauti, a 1 velocità 1, ok. Comunque la pistola sta funzionando, 90 watt in uscita, proviamo a salire, a 500 vedete che già tende un pelino a sedersi la batteria, scende di tensione quindi per lui è già un po' scarica, velocità 2, saliamo piano piano, 300 watt, 700 watt e parte la ventola dell'inverter, sia da una parte che dall'altra, 700 watt, proviamo a salire un po', 800, 1000. Siamo già a 1000 watt, la pistola sta comunque funzionando, la batteria un po' sta scendendo, 1200 watt, funziona, si siede un po' la tensione della batteria, la pistola funziona, insomma un inverterino che il suo lo sta facendo. Proviamo a farlo spegnere, vediamo se si spegne, 1300. Bip bip bip, sta suonando a 1400, vedete che fino a 1300 comunque ce la fa ancora, va bene, non esagererei coi test, la ventola si ferma immediatamente, lui torna a consumo zero e diciamo che comunque si è acceso. Ora volevo subito almeno al tatto vedere se i cavi hanno iniziato a scaldare, direi non molto, tutto abbastanza in quadro. Facciamo finta di doverla chiudere definitivamente. In dotazione cosa avevamo? Avevamo ancora i cappucci per i poli della batteria, non abbiamo usato questi, abbiamo usato quelli in dotazione con la batteria. Le viti per chiudere il coperchio, vedete, vanno messe qui in modo da poter bloccare il coperchio della nostra battery box. Abbiamo poi ancora le staffette che andrebbero messe qui in questa posizione sul fondo, dove ci sono proprio questi incavi, per fissare appunto lui su qualsiasi fondo con le Parker in dotazione o con altri sistemi, per far passare eventualmente la cinghia che a sua volta passa attraverso il gancio, che possiamo tirare con questa fibbia generosa, ok? Verrebbe una cosa del genere, in modo da tenere in sicurezza la battery box, un po' il sistema che ho usato io sul furgone per fissare la mia batteria da 200 Ah. Quindi diciamo che funziona, l'inverter c'è, l'abbiamo anche testato e arriva comunque a delle potenze almeno congrue con quelle dichiarate. Non ho fatto la prova dell'uscita fase-fase perché sicuramente esce con una bifase 110, 115 più 115. Ora che abbiamo questo box che riusciamo a portarcelo in giro, anzi, com'è da portare in giro? Allora, le maniglie ci sono, riuscite comunque a prenderla, chiaramente il peso totale dipende da che tipo di batteria utilizzate, però diciamo che si riesce abbastanza a movimentare. Ora questo box va, diciamo, una volta esaurita la batteria va ricaricato, bisogna in qualche modo caricare la batteria che c'è all'interno. L'opzione direttamente con l'MPPT, come vi ho spiegato prima, in questo caso non la userei perché non è fatto quel regolatore solare per caricare una batteria LiFePO 4, ma diciamo che con i parametri standard va bene per una batteria tradizionale, una AGM o batterie di quel tipo, non LiFePO 4. In questo caso questo non sto neanche a testarlo. La Power Queen che c'è dentro può essere accompagnata da un suo caricatore dedicato LiFePO 4 specifico da 20 A e chiaramente alimentazione a 230 volt. Parliamo di un prodotto del genere di alta qualità, tipo quello che avevamo visto nel video per ampliare l'accumulo delle Power Station, ingresso 230 volt, ventola di raffreddamento,
orientamento, fa tutto in automatico. Come si usa? Semplicemente dobbiamo alimentarlo col 230 volt, lui si accende luce verde perché non c'è il carico collegato. L'accesso alla batteria ce l'abbiamo solamente con questo cavo e le pinze che colleghiamo in uno di questi 3 connettori. Possiamo semplicemente attaccare negativo con negativo, positivo con positivo. Vedete che parte la ricarica. In questo momento sto caricando la batteria, posso anche spegnere l'inverter, meglio. Anche in questo caso carica batterie che è molto rumoroso, la ventola sempre presente perché loro tendono a scaldare parecchio. In questo momento stiamo caricando la nostra batteria. Vedete che abbiamo ancora tensione perché chiaramente dobbiamo tenere il battery main switch su on, altrimenti interrompiamo il collegamento anche col caricabatterie. Quando avrà terminato la luce diventerà verde e possiamo tornare a riutilizzare il nostro box, diciamo, portatile in qualsivoglia condizione. Va bene, vi ho fatto vedere la battery box. A cosa può servire? Beh, se vi piace come sistema, come tipologia di prodotto, se soprattutto volete risparmiare, e poi parliamo di prezzi, gli ficcate dentro una batteria anche di recupero di una macchina, quello che dura, pazienza, però avete speso poco, e vi portate in giro un box che comunque vi può dare il 230 volt, magari a qualche festa, a qualche evento all'aperto. Non potrete avere chissà quali prestazioni da un sistema del genere, però avete visto che comunque 1000 watt li tira, anche qualcosa in più. In base alla batteria che mettete, allo stato di salute, alla tipologia, riuscirete ad avere un'autonomia più o meno lunga. Ora, quantificare quanto sarà dipende molto dall'efficienza della batteria e tutto quanto, però con 1 kW e 2 di accumulo già qualcosina riuscite a fare. Inoltre col cavo in dotazione, quello con le pinze, nulla vieta di collegare in parallelo un'altra batteria identica o molto simile a quella che c'è dentro, in modo da raddoppiare l'accumulo. Se volete fare un po' di esperimenti, secondo me è un oggetto che può essere interessante, magari vi potete togliere qualche soddisfazione spendendo poco. Quant'è questo poco? La battery box, vi lascio il link in descrizione, costa convertita in euro circa 152 euro, ma vi lascio anche un buono sconto di $10 che comunque male non fa, e con 150 euro abbiamo questa battery box che magari usiamo con delle batterie di recupero. Se poi vogliamo fare un prodotto un po' più di qualità come quello che vi ho fatto vedere oggi, le ottime batterie o comunque gli ottimi prodotti della Power Queen che sto usando frequentemente, una batteria come quella del video costa 268 euro, il caricatore, che è un ottimo caricatore, costa adesso 100 euro perché è in offerta, ma sta sui 120-130 di solito. Un pacchetto come quello di oggi costa 520 euro. Abbiamo l'equivalente di una Power Station da 1000 watt che può essere ad esempio il nuovo Bluetti AC70, quello che ho provato da poco. Spendiamo meno e abbiamo più accumulo. Chiaramente perdiamo molte funzioni, come vi ho spiegato nel video. Fate attenzione perché questo regolatore che c'è in questa battery box non va bene per caricare le LiFePO 4, però secondo me ha più senso forse metterci una batteria normale, spendete poco e niente, riuscite anche a collegare un pannellino per ricaricarla, e secondo me qualche soddisfazione, soprattutto per chi smanetta, chi è pratico, chi gli piace farsi le cose da solo, con queste battery box potrete ottenerla. Potreste anche costruirla da soli, sì, basta prendere un contenitore, magari comprare un inverter, smontarlo, integrarlo a soffitto esattamente come in questo prodotto. Insomma, potete sbizzarrirvi, ma se vi piace il fai da te e volete un prodotto comunque già abbastanza avanti con l'installazione di tutti questi componenti, queste battery box potrebbero interessare a qualcuno. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso un bel like, non ve l'ho chiesto inizio video, ve lo ricordo adesso, iscrivetevi al canale che è gratuito, non costa nulla. Vedremo di fare un sacco di video interessanti anche nel 2024. 2023 lo chiudiamo con dei bei numeri, il canale è cresciuto parecchio, questo grazie a voi. Rinnovo gli auguri a tutti quanti, ci vediamo il prossimo anno, al prossimo video, prossima diretta, o se passate in negozio vi offro un caffè. Ciao da Massi Dattoli.